Ciao amici, oggi vorrei parlarvi di un tema molto importante nell'industria del self-storage, che è la sicurezza. Le nostre aziende fanno grandissimi investimenti, importanti investimenti, per mantenere alti livelli di sicurezza dei nostri impianti e lo viviamo come un costo molto importante. Talvolta noi imprenditori per alcuni costi relativi alla sicurezza non li comprendiamo o quantomeno li consideriamo sproporzionati. Però, come vedremo poi, con questa chiacchierata, potremo capire che investire in sicurezza è un valore molto importante e potremo capire come trasformare un costo in un valore di successo per la nostra azienda. Innanzitutto esistono 3 tipi, dico genericamente, di sicurezza nel mondo del self-storage, nelle imprese di self-storage. La sicurezza degli impianti, la responsabilità civile rispetto all'utilizzo fisico dell'impianto e la sicurezza delle merci dei nostri clienti. La sicurezza dei nostri impianti è data da tutto l'investimento che facciamo per garantire che siano perfettamente a norma, che siano perfettamente compliance con le disposizioni, ad esempio, dell'antincendio. E qui una piccola parentesi: all'inizio della mia carriera, quasi 20 anni fa, vivevo le questioni dell'antincendio come opprimenti, come un grandissimo costo. Poi piano piano ho realizzato, anche capendo e studiando le richieste che ci venivano fatte di normative o di adeguamenti, ho compreso che invece sono un elemento molto importante per la sicurezza del mio investimento, per la sicurezza del nostro investimento. La sicurezza che riguarda la responsabilità civile, questa ce la tuteliamo con delle adeguate assicurazioni. Quindi consiglio a tutti di verificare adeguatamente con il proprio assicuratore la copertura della responsabilità civile in termini di utilizzo da parte del pubblico dei nostri impianti. Ma la sicurezza che più mi sta a cuore è quella del nostro cliente e delle merci del nostro cliente. Perché? Perché gli accadimenti succedono, gli eventi succedono. Lo vediamo, la delinquenza cresce. I sistemi tecnologici di questa gente sono sempre più sofisticati. Devo dire che anche a livello europeo qualche caso di delinquenza nell'ambito del mondo del self-storage c'è stato. Per cui è un punto molto importante. Garantire la sicurezza delle merci dei nostri clienti è un punto molto importante. E per noi questo diventa un costo. Però io ho realizzato, effettivamente, che questo costo noi potremo trasformarlo in un valore di successo. Potremo lavorare sul costo, trasformarlo in un investimento, dopodiché renderlo un ricavo utile. Ma prima di entrare in questa spiegazione, magari definiamo cosa intendiamo sicurezza per i nostri clienti. Nei nostri impianti troviamo o mettiamo a disposizione sistemi di controllo accesso, che sono quei sistemi sofisticati che permettono di filtrare l'accesso nei nostri impianti solo ai clienti effettivi e magari in determinati orari. Troviamo sensori di rilevamento degli spostamenti interni, troviamo telecamere, troviamo i box singolarmente allarmati, un grande punto di vantaggio della nostra industria, un grande punto di successo della nostra industria. Troviamo collegamenti con la vigilanza, troviamo sistemi di pronto intervento, troviamo, e noi lo facciamo nel nostro gruppo, analisi dei passaggi. È una cosa molto semplice. I nostri operatori valutano gli accessi durante la giornata e determinano il livello di rischio. E poi troviamo anche la limitazione degli accessi in termini di orari di apertura o di giornate di apertura. Ora, torniamo al punto principale: come trasformare un costo dell'investimento in sicurezza in un investimento e poi in un valore di ricavo. Dobbiamo suddividere questa opportunità in 3 aree. Il costo, che diventa una riduzione di costi, il costo dell'investimento in sicurezza, che diventa una valorizzazione del nostro patrimonio, e il costo in termini di sicurezza, che diventa un vantaggio commerciale. Abbastanza evidente che se noi abbiamo le attrezzature di sicurezza, di controllo accessi, di allarmi adeguati, possiamo avere una rilevante riduzione dei costi di gestione. Queste tecnologie ci permettono di avere del controllo remoto e quindi magari una riduzione degli orari del nostro personale nelle strutture. Ci permettono di essere molto più flessibili nel controllo di quello che avviene nella nostra struttura durante le 24 ore della giornata, senza avere costi di presidio o di vigilanza costante.
Dal punto di vista del patrimonio è molto importante, ho già avuto modo di parlare di questo argomento, considerare la nostra azienda per il valore che può avere in futuro. È evidente che se noi all'inizio dell'investimento che realizziamo per realizzare il nostro impianto di self-storage lo strutturiamo adeguatamente da tutti i punti di vista e anche e soprattutto dal punto di vista della sicurezza, il valore patrimoniale del nostro investimento crescerà nel tempo. Il riconoscimento del valore patrimoniale sarà sempre più alto rispetto a chi non ha investito in sistemi di sicurezza. E da ultimo, è il più importante, come può avvenire la trasformazione del costo della sicurezza in investimento e poi in un valore economico dal punto di vista commerciale. E qui dobbiamo prendere prestito un po' di teorie, un po' di analisi che ci vengono dal neuromarketing. Partiamo dal concetto di sicurezza per l'uomo, per noi, per ogni singola persona. La sicurezza è qualcosa che diamo per scontato, perché è qualcosa atavica, che è ancestrale, possiamo dire, che fa parte della parte più interna del nostro cervello, del nostro talamo, che quindi è la ricerca da sempre, da millenni di anni, del momento della sicurezza fisica, personale e delle persone che ci stanno accanto. Ecco, partendo da questo concetto, che normalmente viene un po' sottovalutato, non consideriamo la sicurezza come un elemento fondamentale da esprimere ai nostri clienti. Ora, partendo da questo concetto che lega la nostra parte più intima alla rilevanza che può avere la sicurezza per noi, raccontare ai nostri clienti quanto investiamo in sicurezza per loro e fare vedere fisicamente quanto investiamo può porre il nostro cliente in una zona di alto comfort. Quindi nella negoziazione, nella decisione di prendere uno spazio da noi, naturalmente questa può essere una parte, diciamo, subliminale di altissimo valore aggiunto. Però un consiglio molto importante: dobbiamo offrire sicurezza reale. Ecco, vedete, il nostro cervello, anche nella parte più intima, più centrale, non può essere ingannato. Gli possiamo raccontare che abbiamo sicurezza, ma se lui non la vede, non la percepisce e non è reale, questo aspetto neurologico non si completa. Per cui vi invito tutti ad analizzare nei vostri centri i livelli di investimenti che avete fatto nella sicurezza, considerare le criticità e i rischi che andiamo incontro anche in futuro nell'ambito della crescita e della conoscenza del mondo del self-storage e proseguire nel vostro cammino investendo seriamente nella sicurezza dei vostri impianti, del vostro patrimonio e per i vostri clienti. Io vi ringrazio perché ci tenevo moltissimo a parlare di questo grande capitolo della nostra industria. Noi come gruppo investiamo forse il 30% della nostra attività di sviluppo e ricerca in termini di sicurezza. Vi saluto lasciandovi con il tema che vorrei trattare la prossima volta. Mi piacerebbe moltissimo parlare di come il nostro cliente percepisce il servizio di self-storage, ma ancora di più che cosa chiede il nostro cliente al servizio di self-storage. Magari faremo un percorso e un'analisi molto approfondita di cosa dobbiamo offrire, di come dobbiamo presentarlo e di come il nostro cliente lo può percepire. Io vi ringrazio e vi saluto alla prossima. Ciao!